Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi un bellissimo portacellulare multitasking, quindi non solo per il telefono ma per poter mettere qualche altra piccola cosa. Prima di andare a vedere quello che ci serve per il progetto di oggi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Per realizzare questo portacellulare ho deciso di utilizzare il cordino Perla di Borgo dei Pazzi nella tonalità numero 5. Io vi lascio un codice sconto del 10% che potrete utilizzare sia per acquistare il Perla, ma è valido per tutti gli articoli che trovate sul loro sito. Volevo avvisarvi che il Perla lo trovate fino a esaurimento scorte, oltretutto a un prezzo speciale, quindi affrettatevi. Poi utilizzerò per chiudere appunto il portacellulare una chiusura a cartella e una tracolla da circa 1,20 m. Se non ve li trovate potete comunque mettere una calamita oppure creare una solina e mettere un bottoncino. Stessa cosa per la catena. Poi, diciamo, la tracolla può essere realizzata all'uncinetto. Per quanto riguarda appunto l'uncinetto utilizzerò il numero 4,5, ma per il Perla anche un 5 va benissimo, quindi a questo punto partiamo subito. Per realizzare questo portacellulare bisogna avviare 16 catenelle e poi si torna indietro partendo dalla seconda, realizzando dei punti bassi fino alla fine. In questo modo. Vedete, quindi arriviamo fino a qui e vi faccio vedere come proseguire. Siamo arrivati, vedete, manca l'ultimo punto da eseguire e in questo ne andiamo a realizzare 3. Primo, secondo e terzo. La codina ce la cominciamo a lavorare e poi torniamo indietro, vedete, in questo modo e andiamo a realizzare sempre dei punti bassi fino alla fine. Vedete? Quindi arriviamo fino al penultimo punto e vi faccio vedere come completare il giro. Siamo alla fine del giro, manca l'ultimo, vedete qui già c'è un punto basso, faccio altri 2 punti, così abbiamo fatto la stessa cosa che abbiamo fatto in quest'altro angolo. E chiudo con una maglia bassissima sul terzo punto, in questo modo. E la nostra base è quasi pronta. Adesso farò un giro senza fare aumenti, facciamo una catenella e solo questo giro lo realizziamo in costa, perché poi in queste costine vi farò vedere come creare l'altra parte del portacellulare. Quindi asolina esterna, quindi non tutto il punto ma solo questa. Vi faccio vedere come verrà. Vedete? Perché poi qui andrà costruita la seconda parte del portacellulare. Quindi facciamo tutto questo senza fare aumenti, quindi punto su punto, ci rivediamo qui e vi faccio vedere come proseguire. Siamo alla fine del giro e anziché chiudere con una maglia bassissima, da questo momento in poi andremo a realizzare a spirale dei giri tutti a punto basso e stavolta normali, quindi si continua in questo modo. Poi magari qui mettiamo un marcapunti semplicemente per ricordarci che qui dobbiamo poi terminare i nostri giri futuri. Quindi vedete, questa sarà la parte dove poi faremo quindi la seconda parte del portacellulare e quindi adesso io salgo senza più chiudere a spirale per un totale di 29 giri. Poi chiaramente questa è la misura che ho preso più o meno per il mio cellulare, quindi voi magari potete creare più catenelle o meno catenelle o anche meno altezza. Quindi al solito il lavoro va personalizzato. Vedete, io sto continuando
e quando arriverò nell'altro angolo che adesso vi faccio vedere, continuiamo a lavorare sempre a spirale. E adesso ve lo mostro, è veramente molto semplice. Quindi io sto quasi arrivando, io so che questa è la fine del giro, ma continuo, vedete, punto su punto, senza fare altro. Chiaramente questa poi verrà girato non appena, diciamo, raggiungiamo una certa altezza, quindi vedete io già ho iniziato il terzo giro, il totale saranno 29 e vi farò vedere come creare la seconda parte. Ed ecco qui la prima parte del portacellulare completo, io ho raggiunto 19 cm di lunghezza e 11 di larghezza e il totale dei miei giri è 29. Adesso vedete noi qui abbiamo quindi le asoline famose che abbiamo lasciate ed è qui che andiamo noi adesso a costruire la parte che poi creerà tutte le nostre tasche. Quindi riprendiamo il nostro filato, l'uncinetto è lo stesso e adesso noi ci andiamo ad agganciare in queste asoline e andiamo semplicemente a realizzare dei punti bassi. La codina la cominciamo a lavorare, quindi punto su punto senza fare aumenti, quindi lavoriamo sopra le asole che abbiamo lasciato durante l'unico giro in costa, vedete, in questo modo, e continuo. Credo che così si veda benissimo, vedete, davvero molto semplice. Quindi arriviamo a questo punto e vediamo il proseguimento. Sono arrivata alla fine del giro, guardate, li ho realizzati tutti. Adesso, come abbiamo fatto prima, anziché chiudere con una maglia bassissima, continuo a lavorare a spirale, per cui vado sulla prima maglia che ho effettuato e continuo il lavoro a spirale che ho fatto nel corpo borsa, in questo modo. Quindi mi vado a costruire questa parte, questa seconda parte che mi creerà appunto gli spazi per poter inserire qualcos'altro oltre il telefono. Vedete? Quindi il totale dei giri che io andrò a realizzare sono 25, quindi questa parte andrà a camminare fino a un certo punto. Quindi completiamo tutto e vi farò vedere come realizzare la pattina di chiusura. Ed ecco qui quindi la tasca, vedete, costruita intorno alla prima parte completata, quindi ho realizzato 25 giri. Allora, io qui ho delimitato la parte dove adesso, anziché girare in tondo, noi da qui torniamo indietro e andiamo a creare la pattina. Credo di fare circa 15-20 giri, ma comunque ve lo dico con esattezza non appena la finisco, perché voi considerate che da qui deve girare e poi deve andarsi a chiudere in questo punto. Vi faccio vedere. Quindi io mi sono segnata questi punti laterali, ho fatto una catenella, volto il lavoro e adesso punto su punto creo i miei soliti punti bassi in questo modo. Io ne ho staccati credo 16, ma l'importante, in base al se usate lo stesso filato o la vostra mano, non ha importanza se sono esattamente come i miei, l'importante è che sia proprio laterale. Quindi adesso vi faccio vedere, arrivato al punto dove ho messo l'altro marcapunti, si fa semplicemente una catenella, si volta il lavoro e si ritorna indietro. E adesso ve lo faccio vedere. Vedete, io ho segnato questo, quindi faccio il penultimo, questo lo posso togliere, faccio l'ultimo, faccio una catenella, volto il lavoro e torno nuovamente indietro.
E così andiamo a creare la pattina che chiuderà il nostro portacellulare. Vedete? Quindi questo lo possiamo togliere. Quindi vedete, sto creando quindi la pattina che adesso crescerà e l'andrò a sistemare qui. Alla fine vi dirò esattamente il numero di giri e ci rivediamo per farvi vedere come collocare la nostra chiusura a cartella. Ho completato anche la pattina, quindi alla fine io ho fatto 22 giri e adesso, vedete, devo andare a inserire questa chiusura. Quindi con una pinza ci aiutiamo e allarghiamo qui la parte dove ci sono, vedete, questi dentelli che andranno adesso incastrati nella lavorazione. Quindi adesso prendo il centro, che è qui, e inserisco in questo modo. Poi comincio a stringerla sempre con una pinza. Facciamo in questo modo per stringerla per bene. Vedete? E poi l'altra parte che ha i denti, quindi noi cosa facciamo? Intanto la appoggiamo in questo modo e andiamo a prendere, vedete, dobbiamo fare in questo modo e incastrarla. Quindi noi dobbiamo inserirla, magari ovviamente prendiamo bene la misura, questa parte dovrà andare all'interno. Io per praticità vi faccio vedere che una volta che entra all'interno mettiamo la griglia, quindi qui ci sarà la nostra lavorazione, e poi queste alette verranno richiuse in questo modo. Fatta questa operazione non resta che inserire qui all'angolo la nostra tracolla con i moschettoni e quindi il nostro portacellulare è completo. Portacellulare multitasking completato. Guardate quanto è carino, perché oltre il telefono, visto che abbiamo diversi spazi, possiamo inserire anche qualche altro piccolo oggetto, quindi diventa estremamente comodo. Io alla fine ho utilizzato del cordino perla circa 160 grammi e vi ricordo che questo cordino sul sito Borgo dei Pazzi è a un prezzo speciale fino a esaurimento scorte e potete aggiungere il mio codice sconto del 10%, quindi secondo me ne vale la pena. Io ne ho fatto un altro, guardate, con quest'altra splendida tonalità, quindi veramente vi potete sbizzarrire, ma affrettatevi perché stanno per terminare. Le misure finali sono circa 19 in altezza e 11 in larghezza. Se avete dei dubbi ovviamente sulla lavorazione fatemelo sapere, fatemi sapere soprattutto se vi è piaciuto il progetto, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.